Abbiamo assistito a delle prove libere a Silverstone molto interessanti. Ci hanno dato dei dati incoraggianti a parte di Ferrari, sia sulla simulazione qualifica ma anche sul passo gara. Però c'è anche una nota dolente, ovvero che Leclerc non è riuscito a fare la seconda sessione di prove libere a causa di un problema alla parte elettrica del motore. Quindi tutta la parte di setup della monoposto è stata affidata a Sainz. E se nell'FP1 abbiamo visto una Red Bull che volava con una pista con poco grip, Verstappen si lamentava ma alla fine era il più veloce in pista, anche nell'FP2 abbiamo visto lo stesso riferimento, soprattutto nella simulazione passo gara. In qualifica Red Bull rimane superiore ma Ferrari è più vicina. Andiamo a analizzare tutto quello che abbiamo visto nelle prove libere, gli aggiornamenti dei team. Abbiamo visto la nuova beam wing di Ferrari che è un'estensione del diffusore e avevamo già visto questa soluzione a parte di Red Bull l'anno scorso. Vediamo tutto in questo video, andiamo a analizzare il passo gara, la simulazione qualifica e quale team ha convinto di più e quale team ha convinto di meno. Prima di continuare con il video vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun contenuto che pubblichiamo qui sul canale. Ogni giorno ci teniamo a darvi tutte le notizie sulla Formula 1 e su Ferrari e vi dico anche la mia opinione in merito. Io sono Rastro e oggi andiamo a analizzare le prove libere 1 e 2 e andiamo a vedere come si è comportata la Ferrari in pista. Sicuramente Silverstone, come abbiamo detto anche ieri, è una pista favorevole a Red Bull, ancora di più di Austria e Canada che abbiamo visto nelle scorse gare, perché Silverstone è una pista dove c'è tanto stress laterale sulle gomme, un consumo più elevato anche se si portano le mescole più dure, ovvero C1, C2 e C3, e c'è anche una carcassa più dura della gomma introdotta da Pirelli per questa gara, ma al di là di questo è fondamentale avere un buon carico aerodinamico nelle curve veloci, quindi Red Bull rimane la vettura da battere, con 1.28.0 fatto da Verstappen come tempo migliore nella FP2 e una simulazione passo gara di Verstappen devastante. Parte da un 33 basso, arriva a un 34 alto nella parte centrale per poi riabbassare su un 33 basso. Questo significa che Red Bull non consuma le gomme e mostra quanto può essere performante anche a fine stint. Perez ha tenuto un ritmo più alto sul 33 alto, 34 basso, ma il vero punto di domanda è chi è la seconda forza? Sulla simulazione qualifica è evidente, abbiamo una Ferrari che si candida a essere seconda forza, visto il tempo di Sainz a 22 millesimi da Verstappen. Verstappen fa ancora la differenza nel settore centrale, nelle curve ad alta velocità, penso nella parte Maggots-Beckett. Attenzione che Ferrari ha accusato un po' di graining sia nell'FP1 che nell'FP2, con Leclerc nella prima sessione mattinata e Sainz nella seconda, e il delta tra Ferrari e Red Bull attualmente sul passo gara va da mezzo secondo e va anche a aumentare sugli 8 decimi. Questa è una notizia abbastanza negativa per Ferrari sul passo gara, che ha accusato un distacco soprattutto sulla performance sul giro nei confronti Red Bull con la gomma C3, che è una gomma piuttosto morbida e stranamente i team hanno deciso di utilizzarla, cosa che non si è fatto l'anno scorso. Ancora una volta abbiamo una Mercedes a due facce tra Hamilton e Russell, hanno provato il nuovo aggiornamento dell'ala anteriore che sembra dare riscontri positivi, c'è una diversa distribuzione in corda dei profili della parte del flap anteriore e quindi anche un campo di pressione modificato e si cerca di avere un flusso più pulito nella parte centrale dell'ala anteriore da indirizzare nei canali venturi. Un effetto outwash più marcato nella parte esterna vicino all'end plate, come abbiamo visto Mercedes cercare sempre con l'ala anteriore fino a questo momento. E sulla simulazione qualifica Mercedes fa un po' più di fatica, non è riuscita a trovare il giro perfetto e si vede che ancora Hamilton fa un po' di correzioni sul volante. Hamilton si continuava a lamentare anche del comportamento della V14 che è ancora difficile da guidare in certi punti ed è tutto lavoro di setup che Mercedes deve fare per migliorare a monoposto. In alcune curve c'è troppo sottosterzo in entrata e percorrenza che si trasforma poi in sovrasterzo in uscita in una pista come Silverstone che è di percorrenza, e in una pista front limited come quella inglese è fondamentale avere un anteriore preciso e Mercedes fa un po' di fatica su questo sul lato del setup. Nonostante ciò nella seconda sessione di prove libere ha mostrato un ottimo passo gara costante, una simulazione gara comunque piuttosto breve, quindi forse con meno carico di benzina rispetto a Ferrari Red Bull, ma con una media sui giri totale sotto il 34 sul 33,9
corse, mentre Ferrari con Sainz ha tenuto una media sul 34,2. Anche Aston Martin ha portato degli aggiornamenti all'ala anteriore e come vi ho detto anche ieri, Aston Martin me l'aspettavo quarta forza e così si è dimostrata. Abbiamo visto una Aston Martin simile a quella di Austria e Barcellona, non tanto quella di Canada, e il passo gara è stato costante ma troppo lento, sul 34,4 per Alonso, non in linea con quello di Ferrari e Mercedes. Il problema principale di Aston Martin si è mostrato nelle curve ad alta velocità. Vediamo anche una Red Bull così competitiva perché ha montato il nuovo motore, il terzo sia su Verstappen che su Perez, cambiando tutte le unità. Stessa cosa è avvenuta anche su Russell, cambiando quindi motore termico, turbo, MGUH, MGK, sistema di scarico, e questo cambio è fondamentale per Silverstone e per le prossime gare, focalizzandosi su Spa. Ma Ferrari quindi ha convinto o no in questa prima giornata di prove libere? Oggettivamente sì, ha mostrato dei dati importanti, convincenti. Leclerc purtroppo, come detto anche inizio video, non ha potuto fare la seconda sessione di prove libere e questo può essere un problema perché Sainz fa il setup sul suo stile di guida. Se Leclerc non è riuscito a girare nella seconda sessione, che è quella che conta di più, con la pista più gommata, vuol dire che domani si ritroverà una SF23 con un setup non proprio suo, in condizioni che dovrebbero essere anche di pista bagnata, e quindi si prevede un weekend non tanto facile per il monegasco. La macchina c'è, è veloce, ma lui deve abituarsi in fretta domani nell'FP3. Purtroppo non a causa sua, ovviamente. E la cosa più interessante che abbiamo notato di queste prove libere di Ferrari è stata la nuova Beam Wing, che prende una direzione diversa da tutti gli altri team di quest'anno. Infatti hai due elementi della Beam Wing che hanno due funzioni opposte. Il primo elemento, a corda maggiore, quindi più voluminoso, è una sorta di estensione del diffusore. Infatti è posizionato leggermente più in alto rispetto all'estrattore e permette di accompagnare i flussi al posteriore, generando più carico, e cerca di ridurre le turbolenze che vengono generate dai flussi che entrano in contrasto tra la beam wing e il diffusore. Mentre il secondo elemento, che è molto più staccato, ha una funzione downwash e serve quindi a mandare i flussi verso il basso. Quindi il primo elemento è una funzione upwash, il secondo downwash. In questo modo, avendo un'estensione del diffusore, riesce a dare anche più volume al fluido sul fondo e quindi generare anche più carico aerodinamico. Rimane comunque un elemento dubbio perché cambia la funzione della beam wing e diventano due componenti, una che rimane fissa per aumentare il volume del flusso nel diffusore, il secondo elemento serve alla fine per indirizzare l'aria verso il primo elemento, quindi perde un po' la sua funzione. Vediamo se i team faranno ricorso per questo. Ovviamente l'elemento è legale, approvato dalla FIA, però perde un po' la sua funzione. Abbiamo visto anche Red Bull che l'anno scorso ha utilizzato questa beam wing, che era molto simile, e Ferrari ha fatto questa scelta per avere più carico al posteriore. Fatemi sapere nei commenti chi vedete favorito per le qualifiche di domani. Io voglio sbilanciarmi e vi dico che vedo Verstappen primo, secondo Sainz e terzo Hamilton. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Astro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.